Bentornati sul canale, scusate la mia assenza, sono stato parecchio impegnato tra lavoro e qualche lavoretto sul kayak, sia sul mio che, come avete visto nel precedente video, anche su quello di Pino. Non sono stato molto presente. Siamo usciti un paio di volte a seppie, ma quest'anno veramente è meglio stendere un velo pietoso. A ogni uscita circa 3-4 seppie medie, medio-grandi, ma niente di eclatante. Infatti non ho voluto neanche registrare il video. Oggi, come vi avevo già promesso la scorsa volta, vi voglio portare a vedere la mia vasca del vivo, quella che ho realizzato in questo periodo di assenza. Ho abbandonato l'idea della live well della Rainbow. È comoda, sì, forse per le seppie, ma in trania ho notato che mi rallenta molto il kayak. Perciò l'ho messa da parte e ho creato una vasca del vivo a bordo, come le hanno sulle barche. Mi sono documentato sentendo altri amici che hanno realizzato cose del genere e che praticano la traina costiera. Ho chiesto a loro come mantengono loro le esche fresche e sempre ossigenate, e così ho creato questa vasca del vivo, molto simile alle più blasonate marche che ci sono in commercio, però ho cercato di dargli una mia personalizzazione. La vasca è completamente automatizzata tramite una scheda di controllo programmabile e una pompa messa fuori bordo che pesca acqua in autonomia e la manda dentro alla vasca attraverso un ossigenatore per vasche del vivo. Adesso sigla e poi andremo a vedere insieme la vasca del vivo. Eccoci qui, come vedete, in tutta la sua grandezza la vasca è qui, posizionata sul kayak come dovrebbe stare. Allora, che cosa ci occorre per realizzare questo progetto? Innanzitutto un contenitore, lo possiamo scegliere tra questo o tramite un frigorifero di quelli portatili da mare. Poco importa, basta che vi è comodo a voi. Io ho scelto questa per la facilità di trasporto e perché mi piaceva avere una buona apertura laterale per inserire e prelevare la nostra esca viva. Allora, che cosa ci occorre? Il contenitore, una maniglia per il trasporto. Di solito queste vengono usate per metterle sui kayak, infatti è una di quelle con il ferma pagaia. Una scatola da elettricista, possibilmente stagna, dove all'interno ci sarà la nostra scheda programmabile, un interruttore on e off per azionare il tutto, connettore XT90, un tubo da giardinaggio, ossigenatore è troppo pieno, anellini per fissare la vasca attacca direttamente sul kayak, gli elastici, pompa da 12 volts e niente. Ora passiamo al montaggio. Allora,
andiamo a montarla insieme. Io già l'ho montata, ma vi faccio vedere il possibile. Resto comunque a disposizione per chiunque voglia costruirla nei commenti. Dopo aver trovato tutti i pezzi, viti, dadi, occhielli per far passare gli elastici per fissarla, i stringicavo in acciaio, ossigenatore è troppo pieno, andiamo a posizionare la nostra vasca del vivo sul kayak per capire la giusta collocazione. Io ad esempio non avendo spazio per mettere il tappo verso prua, l'ho messa così laterale, che comunque è molto comoda. L'ho provata senza entrare in mare, girarsi dal sedile per mettere le mani dentro è molto comoda. Una volta scelta la collocazione che più ci piace, iniziamo ad andare a forare il contenitore, andando a inserire per prima cosa l'ossigenatore e poco più in basso il tappo il buco del troppo pieno. Io l'ho posizionato lì in modo che comunque sul fondo, prima del fondo, rimane comunque un goccetto d'acqua. La pompa l'ho fissata su un braccio della Rail Blaza, che di solito si usa per la sonda dell'ecoscandaglio, attraverso delle fascette da elettricista, come potete ben vedere. Ho fatto così, almeno è tutto removibile, o se voglio fare solo ricircolo interno senza presa a mare, posso staccarla dal connettore Rail Blaza, portare su e infilarla dentro al contenitore per poter continuare per pescare all'interno l'acqua e fare il ricircolo interno. Per fissarla in modo sicuro al kayak ho usato l'elastico, questo grigio che vedete in dotazione, lo faccio passare dentro gli anelli e poi si va ad attaccare sempre sul kayak. Dopo aver fatto questi collegamenti, i collegamenti principali per pescaggio e scarico dell'acqua, ora si passa alla parte dell'elettronica. Abbiamo la nostra scatolina, vediamo di bloccare l'interruttore, dove questo è il connettore dell'alimentazione che verrà dalla batteria. Una batteria per alimentare il tutto basta anche una semplice batteria, una batteria da ecoscandaglio 7 A, massimo 10 A, non serve tanto. Già con una 7 A ci si fa tranquillamente 2 o 3 uscite, dipende sempre da quanto si utilizza la pompa e di quanto si tiene accesa per le esche vive. Perciò alimentazione, entra dentro il positivo e il negativo, il marrone per me è negativo e l'azzurro è il positivo, si spezza sull'interruttore il positivo da una parte e esce poi dall'altra, si va a sdoppiare e uno va da quest'altra parte, poi vi faccio vedere il disegno del circuito direttamente a monitor, e un altro positivo va ad alimentare la scheda. Questa parte dove ci sono 4 pin è l'alimentazione della scheda e di qua è l'alimentazione e l'attivazione della pompa. Stessa cosa per il negativo arriva qui, si sdoppia, uno va al negativo della torretta dell'alimentazione e uno va direttamente al negativo della pompa. Questo è il connettore della pompa. Il positivo poi si mette su quest'altra parte del positivo della pompa, si mette su quest'altra basetta nella parte più sotto.
Poi sull'immagine che vi metterò a video sarà molto più semplice capire questi collegamenti. Il programma che ci serve a noi, questa scheda ha molti programmi, quello che ci interessa a noi è il P Palermo 31. Ne ha molti, tra cui molti che hanno bisogno di un impulso per farla partire, e non sono a ciclo continuo ma è solo al singolo. Perciò noi useremo questo programma, il P31, che una volta data l'alimentazione con il nostro interruttore on e off farà tutta da sola, si attiverà per tot secondi e si disattiverà per altri tot secondi o tot minuti. Questa scheda può essere programmata da 1 secondo fino a 999 minuti. Basta poi con le istruzioni cambiare i settaggi per metterla a nostro piacimento. Io l'ho settata a 2 minuti di apertura, perciò accensione e che tira l'acqua, a 60 secondi di spegnimento a ciclo continuo. Ho posizionato adesso 2 cavetti della batteria così volanti, tanto per farvi vedere i connettori XT90. Allora, tutti gli elementi installati sono facilmente rimovibili. Come avete visto ci vuole veramente un attimo. Vi faccio rivedere la parte della batteria. Eccolo. Ho fatto questa cosa per fare in modo che posso eliminare tutto, posso togliere tutto, smontarla e portare a casa con facilità questa vasca. Togliamo anche queste restano nel kayak. Queste scorrono e si sfilano, stessa cosa per quest'altra. Dopodiché si può prendere la vasca, questa la posizioniamo adesso un attimo così, e tirarla su, e viene via facile con la maniglia e si trasporta facilmente, senza troppo peso, senza molte gingilli o cose che bisogna tenere in equilibrio. Se il video vi è piaciuto, resto comunque a disposizione di tutti, per chiunque abbia voglia di realizzare una propria vasca del vivo personalizzata. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Per chi ha voglia di fare un'uscita di pesca insieme, potete cercarmi su WhatsApp o Telegram per organizzarci. A presto, al prossimo video.